Sabato 28 settembre 1996. Per un contabile che guadagnava appena 400.000 lire a settimana, era stata una fatica accumulare un tesoro come quello nascosto da Totò Riina e trovato ieri a Castelvetrano. Quando lo arrestarono, nel gennaio 93, negò di essere il capo di Cosa Nostra e giurò di aver lavorato in un'impresa edile per quella modesta paga settimanale. Una balla, come dimostra lo scrigno trovato ieri in casa di un amico, sotto il pavimento, secondo l'uso dei contadini di un tempo, e sotto i mattoni il contabile, di tanti lutti, aveva insaccato quanto bastava per riempire d'oro moglie e figli, con lingotti, orologi e collane, diamanti, perle e medaglie, dollari e sterline, regali di famiglia, compreso un crocifisso da capomafia, 2 miliardi di lire in tutto. Il piccolo gruzzolo del grande boss doveva stare al sicuro in quell'anonimo appartamento in provincia di Trapani. Riina venne intercettato per diversi mesi e soprattutto nei suoi colloqui con il boss della Sacra Corona Unita, lo russo. Ebbe modo di sfogarsi parlando degli argomenti più disparati, dagli omicidi eccellenti ai rapporti con lo Stato, non tralasciando diversi accenni al suo patrimonio, alle sue ricchezze. Frasi come «se recupero un terzo di quello che ho sono sempre ricco» erano un modo di darsi motivazioni e nel contempo sbeffeggiare gli inquirenti, incapaci di trovare quello che lui aveva nascosto. E proprio su questo argomento non mancarono accenni più o meno velati ai propri investimenti nella zona di Castelvetrano, dove evidentemente reputava fossero tutelati e ben sviluppati. Dalla fine degli anni 70 Palermo era diventata una zona a rischio per gli investimenti. La guerra di mafia prima e le morti eccellenti dopo avevano reso troppo pericoloso lasciare i proventi criminali a Palermo. La Valle del Belice invece era una zona tutto sommato tranquilla e Don Ciccio Messina Denaro era uomo in cui riporre la massima fiducia, vista la devozione verso Ucurtu. La mafia castelvetranese dei Rizzo e dei Messina Denaro, pur non avendo una rilevanza di primo piano, mostrava il potenziale dei contatti con l'economia e la finanza locale. Valeva la pena di farci un pensiero. Ed è casualmente in quegli anni che a Castelvetrano iniziano a girare, criminalmente parlando, i soldi veri. E dalle sue parole sembrerebbe proprio che dopo il suo arresto Totò Ucurtu riponesse molta fiducia in Castelvetrano. Fiducia che andò piano piano a perdersi nel tempo. Ed è parlando di alcuni terreni di Castelvetrano che nelle conversazioni in carcere Riina lega la famiglia del boss locale ai suoi interessi. Una persona responsabile ce l'ho e sarebbe Messina Denaro. Però che cosa fa per ora questo Matteo Messina Denaro? Non lo so. Suo padre era uno con i coglioni. Riina, sapendo di essere intercettato, faceva sapere di non avere un giudizio positivo sulle scelte di investire nell'eolico. Sa di essere ascoltato e l'unico modo per comunicare al 41 bis è questo. Parla in codice, forse parla anche a qualcuno complice dentro le istituzioni. In ogni caso, le parole di Riina non sono casuali. Il messaggio è rivolto a chi sta sbagliando ad investire i suoi soldi sporchi, quei soldi affidati ai Messina Denaro e ai loro potenti amici. Sì, si combattono da diversi anni e con questo gricoli, perché sempre hanno detto prestanome di pirintumpi, pirintumpa, pali e pali, sempre a pali vanno, sempre pali di luce. È Totò Riina che parla, lo fa riferendosi a Matteo Messina Denaro, sul fatto che si sia dato allo sfruttamento della green economy, i pali della luce li chiama, e fa una provocazione. Io, visto che questo è così intelligente, così stravagante, com'è che non me lo ha passato a me questo discorso di fare pali della luce? Perché io ho terreni là, ho dei terreni che sono i migliori che ci sono là. Non è che gli sembra che sono terreni che non valgono niente. Lui si faceva vendere il posto del terreno e lui sicuramente non aveva niente altro.
Perché non mi diceva di fare questi pali, di questi pali della corrente? Nelle intercettazioni Irina non nasconde la sua delusione per il suo ex pupillo. Sembrerebbe proprio che non gli sia andata giù che il suo pupillo abbia deciso di dedicarsi a questo business. Stravagante quello dei pali della luce, più stravagante ancora di lui. Però sono tutti stravaganti. Ci farebbe più figura se la mettesse nel culo la luce e se lo illuminasse. No, ma per dire, che è questo? Si sente di comandare, si sente di fare luce ovunque, fa luce, fa pali per prendere soldi. Totò Riina è chiaramente infervorato con Messina Denaro perché si è messa a fare la luce. Davvero una delusione per lui, che cercava invece un prosecutore della sua strategia stragista. Contro il latitante di Castelvetrano usa parole dure. Gli rimprovera di pensare solo agli affari suoi e di infischiarsene dei problemi del suo capo. Si aspettava forse un atteggiamento diverso dal padrino latitante, che, fedele finora, lo era sempre stato. Il capo dei capi si rammarica dell'assenza del padre di Matteo, Francesco Messina Denaro. Ora, se ci fosse suo padre, buonanima, perché suo padre è un bravo cristiano, Uzu Cicciu, era di Castelvetrano, capo mandamento di Castelvetrano, e a lui gli ho dato la possibilità di muoversi libero. Era un cristiano perfetto. Era stato Don Ciccio ad affidare il figlio alle cure di Rina. Questo figlio, lo ha dato a me per farne quello che dovevo fare. È stato qualche 4-5 anni con me. Impara bene. Minchia, tutto in una volta si è messa a fare luce in tutti i posti. Fanno altre persone e da noi ci tengono in galera. Sempre in galera. Però, quando siamo liberi, li dobbiamo ammazzare. 20 luglio 2017. Negli anni 70, quando sposò in segreto Totò Riina, per i giornali era solo la maestrina di Corleone. Poi sparì con il capo dei capi per una dorata latitanza fra Mazzara del Vallo e Palermo. Ma al contrario di quanto ha lasciato credere Ninetta Bagarella, 14 anni meno del suo uomo, sorella di un altro boss da 41 bis, non si è dedicata solo alla crescita dei suoi 4 rampolli, perché ha conservato un ruolo strategico nella gestione di un consistente patrimonio, pur eroso da controlli, sequestri e confische. Proprio ieri mattina il ROS del generale Giuseppe Governale ha messo le mani su un tesoretto da 1,5 milioni di euro che lei governava, con sigilli a 3 società alla villa di Mazzara del Vallo, a 38 rapporti bancari e soprattutto su 84 ettari di terreni ufficialmente intestati alla mensa arcivescovile di Monreale e alla parrocchia Santa Maria del Rosario. Le indagini hanno messo in luce le sperequazioni tra i redditi dichiarati negli anni dai Riina e i beni di loro proprietà, con una sorta di cabina di regia affidata proprio alla signora che, pur risultando nulla tenente, tra il 2007 e il 2013 ha firmato assegni per oltre 42.000 euro in favore del marito e dei figli detenuti. Nonostante i patrimoni a disposizione, anche attraverso i parenti la maestrina si era lamentata in carcere con il figlio Salvatore. Soldi non ce ne portano come prima, bacchettando qualche anno fa il cugino Giuseppe Grizzafi. Ha fatto tutte cose all'insaputa nostra, per prendersi tutto. Cronaca di una, diciamo così, appropriazione indebita contestata dalla cabina di regia e commentata sprezzantemente. Sono comportamenti incivili. Un affronto subito dalla signora, costretta ora a ridimensionare il suo ruolo nel giorno in cui ha capito che in via Scorsone il marito, da malato, non sarebbe più tornato.